Ale, fai finta di rifare la foto un attimo per la telecamera, grazie. Ed eccoci qui. Siamo ancora in Albania. Pronte per una nuova giornata di scatto compulsivo. Per chi si fosse perso o persa l'episodio precedente, io nella Canon F1 ho ancora il Rollei 400S da finire, mentre Cami, nella Minolta, ha l'Omo 100. E come potete vedere, anche oggi il sole brilla alto in cielo. Visto che il mattino ha l'oro in bocca, sulla strada del bar per la colazione, Alex già inizia la sua ricerca per le foto minimali. E questa volta le vengono pure bene. A differenza mia che ho in mente solo il mio latte macchiato per il momento. Visto il temporale previsto per la maggior parte della giornata, decidiamo di non allontanarci più di tanto da Valona ed esplorare quindi un po' i dintorni. A pochi chilometri si trova la località di Zvernek, dove si trova la laguna di Narta. Collegata al mare Adriatico da una sottilissima fascia di terra, questa laguna di acqua salata è una salina naturale che, secondo Google, ospita stanzialmente fenicotteri rosa e una varietà di volatili interessanti. Questi sono i fenicotteri che abbiamo trovato al nostro arrivo. Estasiate dalla fauna locale e dal tipico dialetto albanese, Andiamo! proseguiamo per l'isolotto che ospita il monastero di Santa Maria, collegato alla terraferma da questo pontile di legno un poco accidentato. Durante il percorso, Alex non manca di scattare le sue foto minimali. Per fare questa foto ho aspettato solamente 20 minuti, così che non ci fossero altre persone al di fuori del pescatore nell'inquadratura. È stata una lunga attesa. Risalente al XII-XIII secolo, il monastero di Santa Maria è uno dei pochi edifici sopravvissuti alla furia iconoclasta del regime. Totalmente abbandonata durante il totalitarismo, che vietava ogni forma di pratica religiosa, sino all'imposizione dell'ateismo decretato dalla Costituzione, la costruzione viene restaurata e riaperta al pubblico con la caduta del regime e la proclamazione dell'indipendenza dell'Albania. Tornando verso la macchina, ci fermiamo ad uno dei tanti bunker dell'Albania. Infatti il paese è disseminato di questi bunker, ed infatti non sarà l'unico che ci fermeremo a fotografare durante la giornata. Dopo essermi fatta a lungo attendere, in realtà non ho scattato nulla perché non trovavo un'angolazione decente, e dopo una piccola sosta obbligata dal traffico locale, mi rifaccio però scattando l'ultima foto del mio Lomo 100. Tornando verso Valona, ci fermiamo per fotografare un bunker che avevamo avvistato all'andata. Finisco il Rollei 400 e Cami finalmente può passare al bianco e nero, caricando il suo adorato HP5. Da questa foto, che abbiamo scattato entrambe, possiamo capire come Cami preferisca delle inquadrature più larghe, usando spesso un obiettivo 28 mm, ed io più strette, preferendo uno zoom o un 50 mm. Si può notare anche la qualità della resa dell'HP5, che ha una gamma dinamica più ampia, anche se in questo caso il contrasto del Rollei mi piace di più. C'è da dire anche che l'HP5 è stato scansionato dal laboratorio Yesui Lab con uno scanner professionale, il FlexTight X5. Invece il Rollei lo abbiamo scansionato a casa con il nostro scanner, il Plostec 8003. Ma perché accontentarsi di una laguna quando si ha una costa bellissima e uno spicchio di sole? Così proseguiamo verso sud, costeggiando il lido di Valona, fino a sconfinare in un altro comune. Ed ecco 3 ore di riprese dell'acqua che si infrange sulla riva. Un po' di white noise per finire di addormentare gli spettatori. Qui non solo Alex finisce il suo Rollei, ma finiamo anche di testare la Rolleiflex. Riproponiamo gli scatti per chi non avesse visto il video dedicato, di cui però vi lasciamo anche il link in descrizione. Ovviamente concludiamo la nostra visita con la campagna sperduta dietro il parcheggio. Mo c'è una foto che arriva davanti a te. È il momento di tornare a casa, ma nonostante le premesse della mattinata, finalmente abbiamo un tramonto e non possiamo lasciarcelo sfuggire. Alex quindi carica finalmente il suo Arsimago 500,
che è un rullino cinematografico, che non è altro che una ribobinatura di un pezzo di pizza di Kodak Vision 3500T, dove T sta per tungsteno. Io finisco il mio HP5 e scatto le foto che mi sono piaciute di più. Semplici, nulla di particolare, eppure il divertimento di scattare in bianco e nero e giocare con le luci e ombre del tramonto è incomparabile. E trovo che siano venute meglio delle mie foto a colori. Io sono più portata a pensare ed immaginare le foto in bianco e nero, anche se sto cercando di imparare a gestire meglio anche il colore. Alex invece da sempre ha un'attitudine maggiore verso il colore rispetto a me, ma sono felice che recentemente abbia imparato ad apprezzare anche lei il mondo come una scala di grigi. Vi lasciamo quindi con queste foto da Sunset Lovers un po' da Instagram e anche i cani randagi di Valona vi augurano un buono scatto. Ciao!